Ciao a tutti gli amici di KS Lab, oggi un nuovo video e parliamo della nuova Keylab Mark III di Arturia e facciamo anche un breve confronto con la Keylab Mark III Essential. Voglio ringraziare Arturia che mi ha fornito questi due strumenti e questa appunto è la Keylab, nel mio caso il taglio da 49 Mark III in versione bianca. Esiste anche la versione nera 49 e al tempo stesso sia bianca che nera nel taglio 61. Nel taglio 61 sia per la Essential che per la Mark III normale, nel taglio 61 le wheel invece che essere posizionate a sinistra della tastiera sono posizionate in alto e avremo praticamente questa parte del fianchetto identica anche sul lato sinistro. Infatti io preferisco le 49 di Arturia per questo motivo, perché comunque per me, per quello che faccio con questa tipologia di strumenti, 49 tasti sono sufficienti, ma al tempo stesso la mia preferenza è proprio avere il pitch bend e la modulation wheel alla sinistra dei tasti. Avendo pitch e modulation wheel a sinistra, per quanto mi riguarda l'esecuzione è più comoda, quindi mi trovo meglio anche perché è una posizione più standard anche a livello di synth. Partiamo quindi dalla versione top di gamma, quindi la nuova Keylab, che appunto è stata rilasciata non tanto tempo fa, è stata presentata e introdotta sul mercato quest'estate, ad agosto, e va ovviamente a sostituire la Mark II. La Essential aveva già sostituito la versione precedente sempre di Essential. Le due master comunque sono abbastanza similari nelle funzioni, ovviamente cambiando prezzo finale cambia anche la quantità di funzioni, di controlli, di porte che ci sono all'interno del device. Rispetto alla versione Mark II, questo strumento perde anche delle cose, ne guadagna alcune ma ne perde altre. Sicuramente la meccanica ne ha giovato, perché rispetto alla vecchia meccanica di Arturia devo dire che questa meccanica è molto bella, risponde molto bene sotto le dita e la trovo veramente comoda sia per pilotare i software di Arturia che anche per pilotare hardware esterni. Risponde veramente bene e questo secondo me è un bel upgrade. Non è una rivoluzione assoluta della meccanica, però rispetto alla versione precedente c'è stato un bel salto in avanti, quindi sul tasto non si può dire niente. Lo strumento guadagna anche un display migliore, quindi adesso abbiamo un display più grande a colori e che ci fa vedere quello che stiamo facendo, soprattutto per i plugin. Poi comunque ci sono altre opzioni che vediamo tra poco. Sono stati aggiunti i fader e i knob che rispondono anche al tocco, quindi prima di editare i parametri, quindi toccare qualcosa, possiamo toccare semplicemente sopra e sul display vedremo cosa fa quello specifico controllo. Quindi ad esempio se noi abbiamo il knob 1 assegnato al cutoff, se lo tocchiamo uscirà cutoff e sappiamo in anticipo prima di andare a modificare il suono che quello specifico controllo fa quella specifica funzione. Perde però lo strumento anche alcune cose sul pannello frontale, perché se ci sono comunque più o meno le stesse cose di prima, perde una fila di pad. Sulla Mark II ce n'erano 4 in più, però hanno ovviato un po' questo problema aggiungendo questi due tasti che sono i banchi, quindi sono più banchi da 12 pad. Quindi se prima avevamo solo 16 pad e fine, adesso abbiamo più banchi di 12. Perdiamo anche però i tasti che c'erano al di sotto degli slider, quelli purtroppo non ci sono più, quindi se venivano utilizzati non ci sono più. Con questo strumento poi Arturia ha voluto un po' scindere il mondo Eurorack dal mondo dei suoi plugin e comunque del controllo hardware, perché se sì comunque c'è una sezione dedicata a user dove noi possiamo andare a mappare i controlli e controllare anche eventualmente dell'hardware, questa possibilità di passare da una modalità all'altra funziona benissimo. Perdiamo delle connettività che sulla versione precedente c'erano e che qui non ci sono più. Perdiamo tutte le porte, ad esempio CV Gate, tutti i controlli CV Gate che c'erano sulla Mark II
qui non ci sono più. Quindi se utilizzavate lo strumento Keylab, quindi controller Keylab, per il mondo Eurorack, l'ultima versione che fa per voi è la precedente, purtroppo. Probabilmente avranno fatto anche delle ricerche di mercato che magari chi si interfaccia sul mondo Eurorack utilizza più dei prodotti tipo la Keystep. Quindi Keystep Pro sono magari delle tastiere che hanno delle funzioni più specifiche, Step Sequencer, comunque molte più connessioni sul pannello e che possono probabilmente funzionare meglio per il mondo Eurorack, quindi hanno eliminato questa cosa. Questi strumenti probabilmente sono più visti adesso come controller da studio per il discorso di plugin o come master live per il controllo sempre di plugin o di hardware, e quindi è stato fatto questo taglio. Altra cosa che cambia è che se prima avevamo un pannello, comunque una struttura dello strumento in alluminio, in metallo, comunque adesso è tutto in plastica. Rimane in metallo la parte inferiore dello strumento, comunque lo strumento pesa 6 kg, anche se in plastica non dà la sensazione di essere un prodotto economico. Cambiano anche alcune connessioni sul pannello posteriore, quindi anche questo strumento guadagna la connessione USB di tipo C contro USB di tipo B del modello precedente. C'è la possibilità di alimentarla anche tramite alimentatore esterno, quindi si può collegare sia l'alimentatore che l'USB al computer, a un altro dispositivo. Ci sono due porte MIDI, quindi MIDI in e MIDI out, e la connessione per dei pedali. Questo è quello che c'è sul pannello posteriore. Sulla versione nuova, quindi la Mark III, c'è anche il pulsante dell'accensione che però è assente sull'Essential. Quando noi accendiamo lo strumento abbiamo la possibilità di mettere o togliere questa schermata, ma io la trovo comoda e quindi l'ho lasciata, e lo vediamo anche da qua sopra. C'è questa schermata che ci chiede che cosa vogliamo fare. Possiamo scegliere di spostarci nella sezione user, ci permette di avere comunque delle funzioni, dei parametri o di controllare dell'hardware esterno. Infatti io con questa modalità utilizzo e piloto un device esterno. Possiamo comunque passare in qualsiasi momento alle altre modalità premendo il tasto program qua sul pannello, e qua lo schermo ci darà le altre opzioni. Se andiamo su Arturia, lui ci chiede di aprire un plugin di Arturia, dopodiché si auto interfaccerà e si automapperà relativamente alle funzioni che sono state preassegnate di quello specifico software e lui le inserirà all'interno della tastiera. Quindi adesso andiamo a aprire un plugin di Arturia qualsiasi. Ho aperto Jupiter 8, adesso vediamo che lo strumento apparirà. Quindi c'è l'immagine di Jupiter 8, c'è il nome del suono e c'è la possibilità di scorrere tra i suoni direttamente qua sul pannello. Possiamo anche selezionare il suono, inserirlo come favorito o toglierlo, e poi c'è la ricerca per banchi, per genere, per tipologia, quindi possiamo scorrere comunque nelle categorie di suoni di quello specifico plugin e selezionare i suoni che sono contenuti appunto all'interno. Dopodiché comunque avremo tutti i controlli mappati. Quello che dicevo prima, che se noi su un qualsiasi suono, quindi adesso siamo su Jupiter 8 ad esempio, tocchiamo i vari parametri, vedete che io non sto spostando nulla, ma se tocco anche solo i controlli da sopra mi dice che questo ad esempio è il brightness, ad esempio questo è il timbro, questo è il movimento, questo è il pan spread, questo è la release del primo inviluppo, questo è il decay del secondo inviluppo e così via. Assolutamente con i software nativi di Arturia si interfaccia alla perfezione, perché è tutto un sistema loro e quindi funziona perfettamente.
Abbiamo la possibilità di creare comunque degli split direttamente dalla tastiera, possiamo fare parte 1 e parte 2, quindi splittare lo strumento. C'è la possibilità di utilizzarlo anche in modalità DAW, quindi con una Digital Audio Workstation, e utilizzare i controlli, mappare lo strumento per delle registrazioni, comunque utilizzare lo strumento non solo con i plugin ma anche per registrare, e di per sé lo strumento è davvero costruito bene. Siamo sui 450 euro per il taglio da 49 e per il taglio da 61 bisogna aggiungere 100 euro in più. Io assolutamente questo strumento lo consiglio, ho avuto anche la Mark II e personalmente devo dire che, a prescindere dal discorso della costruzione in metallo della versione precedente, che secondo me era superiore, devo dire che questo nuovo design a me piace di più e il display è sicuramente superiore. Poi ripeto, la suonabilità ne ha guadagnato, quindi assolutamente quello è un plus. Ci sono comunque questi fianchetti in legno, c'era già l'effetto legno sui fianchetti della versione precedente, ma questo è un design chiaramente un po' più moderno, quindi un pochino più attuale. Adesso andiamo ad accendere la Essential e facciamo un attimo un confronto tra le due. La versione Essential, ovviamente, lo dice il nome stesso, è più essenziale, quindi è più economica, ha meno funzioni, ha meno controlli, ha comunque tutto quello che serve. Lo vediamo già che anche questa ha uno chassis plastico molto più leggero rispetto a questo, quindi le plastiche anche al tocco non sono le stesse, si sente che questo ha una costruzione molto più economica. Se avete modo di toccare con mano i due controller insieme noterete che c'è già lì una bella differenza, anche perché il prezzo di questa è attorno ai 200 euro, mentre qui eravamo a 450, quindi comunque tra un modello e l'altro ci ballano 200 euro per lo stesso taglio. Non sono pochi soldi. Questo strumento chiaramente ha anche meno connessioni, ha meno controlli e tutto. Se rimane invariata ovviamente la parte degli slider e dei potenziometri, ovviamente qui gli slider hanno una corsa più ridotta sul pannello, quindi leggermente più corta, perché ovviamente il pannello, come vedete dalla ripresa, è anche più compatto. Il display è più piccolo ed è in bianco e nero, quindi è proprio un carattere nero su sfondo bianco e rimane sempre così. Comunque ci dà tutte le stesse informazioni che ci dà questo schermo. Avrete lo stesso il nome del suono, la possibilità di scorrere tra i suoni, aggiungere i favoriti, fare la ricerca e tutto, quindi anche lì lo potete fare. Avete lo stesso l'encoder come su questa versione, qua l'avete a destra dello schermo, qua l'avete sotto, quindi diciamo che la navigazione non cambia. Cambia il fatto che comunque qui le wheel sono di plastica mentre qua erano di alluminio, ci sono 8 pad contro 12, sono posizionati chiaramente in modo un po' diverso i tasti, qui ce ne sono di più, qua ce ne sono di meno, comunque anche qua c'è la possibilità di avere più banchi per i pad, c'è la possibilità lo stesso di splittare la tastiera, qua c'è solo una porta MIDI out, non c'è la porta MIDI in, non c'è il tasto dell'accensione e spegnimento, quindi si alimenta nel momento in cui si collega al cavo USB-C, non c'è la porta dell'alimentatore e c'è solo una porta pedale. La meccanica è il minimo
sindacale perché è davvero molto leggera, quindi si riesce a suonare, però è comunque un bel salto rispetto a quello che trovate qua. Se qui abbiamo su una scala diciamo da 0 a 10 abbiamo un buon 7,5 8, qui siamo su un 5,5 6, tanto per dare un po' un rapporto una con l'altra, perché si sente proprio anche sotto le dita che questa è proprio il minimo sindacale, cioè nel senso è veramente leggerissima, però è anche una tastiera che pesa la metà di questa, se non forse addirittura qualcosina meno, quindi se qui siamo a 6 kg, qua siamo a 2 kg, 2-3 kg. Questa la spostate anche con una mano, tanto per dire, la infilate dentro in una borsa morbida o la piazzate sulla scrivania, occupa veramente poco spazio e comunque vi dà la possibilità di avere dei pacchetti suoni e di creare dei contenuti, di registrare dei brani risparmiando un bel po' di soldi. Quindi questa è la panoramica dei due controller di Arturia. Ovviamente fanno entrambi le medesime cose. Se siete dei tastieristi e volete qualcosa in più, cioè nel senso un bel tasto, questa assolutamente è la scelta da fare, non c'è neanche da discuterne. Quindi vale assolutamente i 200 o più euro che costa rispetto a questa. Se state cercando un controller per fare cose generiche, comunque utilizzarlo col computer, avere un controller leggero, avere una porta MIDI, può essere utilizzato anche per pilotare dell'hardware anche vecchio, non necessariamente nuovo con solo USB, ma anche con porte MIDI standard. Questa può essere una soluzione. Ovviamente sapete che c'è un salto più o meno di 200-300 euro tra le varie versioni, però c'è anche un bel salto a livello qualitativo. Io ringrazio Arturia per la collaborazione che ormai prosegue da diversi anni. Ditemi cosa ne pensate di questi strumenti, ditemi se l'avete provati, mettete like al video, iscrivetevi al canale, che è una cosa che serve e mi aiuta tanto per crescere. Noi ci vediamo alla prossima recensione su DKS Intel Lab. Ciao e alla prossima!